Ciao, benvenute nel canale Filati da Sogno, io sono Marina e questa è la mia nuova creatura che ho chiamato Incanto d'Onda. In realtà non l'ho chiamata io così, ma è stata una scelta del mio amatissimo gruppo e loro hanno deciso sul nome di questo punto e visto che Onda continuava ad esserci nella maggior parte delle mie amiche creative, allora a questo punto ho scelto due delle loro proposte ed è venuto fuori Incanto d'Onda. Allora, Incanto d'Onda è una maglia, come vedete io l'ho realizzata a maniche corte, ma volendo potete farla anche a maniche lunghe. L'ho realizzata con un filato meraviglioso del quale vi parlerò proprio mentre andiamo avanti con la lavorazione, ma io direi che si può realizzare anche con la splendida Cake Cotton Fine, anzi la immagino, no? Tutta sfumata a partire da un colore che poi magari scende con un altro colore. La immagino in varie colorazioni, ma va bene anche farla nei colori del Primadonna. Ci sono tra l'altro dei colori nuovissimi del Primadonna che sono uno più bello dell'altro. Magari vi lascio dei link così voi andate a curiosare. E cos'altro dirvi? Ve lo mostro anche nella parte dietro. Spero tanto che vi piaccia perché è un nuovo punto che ho voluto creare e con il quale sto già facendo lo scialle. Vorrei fare anche il cardigan, adesso vediamo. Spero tanto che vi piaccia, spero tanto che vi piaccia. Ve lo mostro anche nella parte retro. Ecco, questa è la parte del retro. Ovviamente io ho realizzato con circa 300 grammi una direi 42-44, ok? Con 300 grammi, ma si può realizzare in qualsiasi misura. È un top down, quindi voi riuscirete a realizzarlo in qualsiasi misura, ok? Vi riporto sul davanti. Quindi nella speranza che in tante vogliate seguirmi in questa mia ultima nuova creatura, vi auguro buon lavoro e ci mettiamo immediatamente all'opera. Eccoci di nuovo insieme con un nuovo tutorial. Allora, sto usando il Summer Mercury Z, il colore penso che sia un verde mela, comunque vi lascio tutto nel link, proprio il link è proprio qui sotto. Approfitto di questo per dirvi quanto segue. Le amiche del gruppo ovviamente sanno già tutto, comunque voi invece no, perché mi seguite magari solo su YouTube, alcuni di voi mi seguono solo su YouTube e ringrazio tutti per essere qui con me. Allora, il canale rimane lo stesso, il gruppo rimane lo stesso, ma ho chiuso il negozio online. Semplicemente prendetela così, l'ho chiuso perché non avevo più tempo per gestire. Io le cose o le faccio bene o non le faccio, quindi ho deciso di chiudere il negozio online. Ciò non toglie che io comunque acquisterò i filati dell'Ice Yarn direttamente però dalla casa madre, non più sul mio sito, ma li acquisterò direttamente dalla casa madre ed è questo che sto consigliando nel gruppo a tutte quante le amiche appunto che mi seguono e che saluto. E la stessa cosa farò con voi, ovviamente direttamente dalla casa madre potete nel sito cambiare dall'inglese all'italiano e viceversa, quindi potete mettere la lingua che volete, l'importo che volete, più o meno si comporta nello stesso modo il sito, quindi funziona nello stesso modo, se non che è proprio la casa madre, quindi la convenienza è il top. Certo, non ci sono più io a gestire gli ordini, ma sarà la casa madre a gestire i vostri ordini. Io ci sarò invece per darvi consigli, ma non per interesse, ma semplicemente consigli su questi meravigliosi filati che non smetterò di acquistare e che continuerò quindi a consigliarvi e continuerò a fare recensioni su questi filati senza nessun interesse ovviamente, ma solo per il puro scopo di darvi dei consigli. Ovviamente sono poi solo consigli che potete accettare o meno. Detto questo, partiamo subito col nostro progetto. Partiamo con ovviamente bloccare la nostra maglia. Quindi
blocchiamo la prima maglia che non la contiamo e poi facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3 e altre 3 catenelle che sono la prima maglia alta, 1, 2 e 3. Filo sull'uncinetto, ora facciamo il gambero, torniamo indietro, la prima non la lavoriamo, lavoriamo la seconda, prendendo anche la parte interna della catenella, vedete? In modo tale da avere sull'uncinetto queste due parti. Se io prendessi solo la parte sopra ne avrei una sola, invece io prenderò anche la parte interna e quindi ne ho due. Prendo il filo, lo tiro su, riprendo di nuovo il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e tiro su la mia maglia ad altezza come prima, ok? Più o meno cercate di farla della stessa dimensione. Di nuovo filo sull'uncinetto, entro, tiro su e chiudo tutte e tre le maglie, quindi l'ho fatto per 3 volte, le chiudo, le blocco e faccio una catenella di separazione. Ricomincio da capo perché me ne servono 2, quindi rientro nello stesso punto e farò una maglia alta, cioè una, diciamo che tiriamo su il filo come fosse una maglia alta, ma non è lavorata, riprendiamo, ve la faccio rivedere, riprendiamo il filo, ritorniamo dentro, tiriamo su, riprendiamo il filo, ritorniamo nello stesso punto e sono 3 volte. Entriamo in tutte e 3 le maglie, lo blocchiamo, filo sull'uncinetto, andiamo nell'ultima catenella, che era proprio questa, cerchiamo di rimetterla in sesto perché l'abbiamo un po' strapazzata, prendiamo tutti e 2 i fili, vedete? E facciamo la nostra maglia alta. E il primo giro l'abbiamo fatto. Ora facciamo 1, 2, 3 catenelle, che è la nostra prima maglia alta, e facciamo la stessa cosa. Quindi questa volta però, anziché entrare nella catenella, entreremo tra i due punti puff. Quindi entriamo, tiriamo sulla nostra maglia, 2 e 3, filo sull'uncinetto, tenete ben stretto e fate uscire il filo, blocchiamo, facciamo una catenella, ricominciamo da capo, quindi 1, 2, 3, filo sull'uncinetto, facciamolo passare attraverso le 3 maglie, blocchiamo il filo, entriamo nelle 3 catenelle, nella testa delle 3 catenelle, ok? Quella proprio in alto, e facciamo una maglia alta. E adesso il nostro secondo giro è fatto. 3 catenelle per girare, giriamo, filo sull'uncinetto, entriamo tra i due punti puff e di nuovo 1, 2, 3, filo sull'uncinetto, chiudiamo tutti e 3 i fili, blocchiamo una catenella, rientriamo 1, 2, 3, chiudiamo, blocchiamo, filo sull'uncinetto, sulla testa proprio di queste 3 catenelle, quindi nella terza, in poche parole in alto, facciamo la nostra maglia alta. Ve lo faccio vedere ancora una volta, questo è il terzo giro, 1, 2 e 3, giriamo, filo sull'uncinetto, 1, 2, 3, chiudiamo, blocchiamo una catenella, entriamo nuovamente in mezzo ai due punti puff, 1, 2, 3, chiudiamo, mi è scappata, lo vado a riprendere, no, questa si è allargata troppo, lo rifacciamo, dovete farlo con calma, questo passaggio, 1, 2
e 3, chiudiamo, blocchiamo e facciamo la nostra maglia alta sulla terza catenella in alto. Perfetto. Dobbiamo andare avanti così, con questi fiocchetti, sembrano quasi dei fiocchetti, per fino a quando? Fino ad arrivare, ora vi mostro, fino ad arrivare allo scollo che voi desiderate. Lo decidete voi. Vi sento ancora dire quanti ne devo fare, come lo devo fare, quante catenelle per una taglia 48. Non c'entra niente. Quando si fa un top down, lo scollo non determina la taglia, lo scollo determina solamente l'ampiezza dell'apertura della vostra maglia, ok? Io l'ho fatta piuttosto ampia, ma avete visto che comunque ve lo farò vedere sicuramente sul manichino, che ha un'ampiezza tale da sì tenere il collo scoperto, ma comunque sia le bretelline del reggiseno non si vedono, e quindi è molto comodo. Ora però dipende da voi fate una striscia con questo punto che vi ho appena mostrato, lunga quanto pare a voi. Ora conto quanti fiocchetti ho fatto io li chiamo fiocchetti questi qua, ma sono punti puff. Conto quanti fiocchetti ho fatto io, così vi dico quanti ne ho io, ok? Senza però che dovete seguir me, perché farete lo scollo che più piace a voi. Ora li conto e vi dico quanti ne ho. Benissimo, li ho contati e sono 67 i fiocchetti che ho fatto, cioè 67 di questi, ok? 67 punti puff. Questi sono quelli che ho deciso per me. Ora decidete voi la dimensione, non cambierà nulla, dovete solo decidere la dimensione che voi volete per il vostro collo. Ok, quindi procediamo, andiamo avanti. Ecco, per far prima io ho fatto solo 31 fiocchetti, ok? Solo 31 in modo tale da sbrigarmi con il tutorial, perché già sono in ritardo a consegnarvelo, diciamo così, cioè a darvelo. E allora per chiudere, adesso dobbiamo ovviamente chiudere a cerchio, ok? Facciamo le nostre 3 catenelle. Prendiamo la parte opposta, mettiamola per benino, andiamo, vedete, questa è la maglia ovviamente nella stessa parte, ok? Ed è questa qua, quindi noi dobbiamo cercare di agganciarci qui, stringiamo ovviamente l'asolina che si allarga facendo questo passaggio, e con una maglia bassissima la blocchiamo, ok? A questo punto dobbiamo fare il nostro solito lavoro, quindi entriamo qui dentro e facciamo 1, 2, 3, chiudiamo tutte le maglie insieme, la blocchiamo, anziché fare la catenella però entriamo proprio, vedete, in mezzo qui. Ricordate che qui avevamo lasciato una maglia, comunque in mezzo proprio ai due fiocchetti, ai due punti puff, c'è questa asolina. Io entro qui dentro e faccio una maglia bassa. Ok, di nuovo rientro dentro e faccio 1, 2, 3, filo sull'uncinetto, blocco tutto e poi vado a cercare diciamo la maglia alta rispettiva a questo punto, entro dentro, faccio la maglia bassissima, vado adesso a fare la maglia alta sulla mia maglia alta, che è questa, ok? Noi abbiamo fatto questo fiocchetto, devo andare a fare la maglia alta, che è qua. Ok, 1 e 2. E abbiamo chiuso. Ho tirato il filo, non importa, si rimetterà poi a posto. Anche se vedete che qualche filo sembra un po'
va un po' in qua e in là. Non vi preoccupate, perché poi basta solamente un lavaggio e ritorna tutto a posto. Ok, ovviamente voi avete una circonferenza diversa dalla mia, ma come ripeto voglio farvi solo un campioncino, ok? Abbiamo chiuso quindi il nostro collo. Ora dobbiamo ovviamente riprendere le nostre maglie, quindi andiamo a vedere dov'è, eccola qua. Teniamoci ovviamente il dritto verso di noi, in questo modo, e in questa, vedete, in questa che era una maglia alta, io parto proprio da qui, ok? Quindi noi siamo qua, entriamo, facciamo la nostra prima maglia bassa, 1, 2 e 3. Dove lo fate è proprio sopra il corpo della maglia alta. Ora passo direttamente nello spazio successivo e vado a fare altre 3 maglie basse. Passo nello spazio successivo, proprio qui, e faccio 1, 2, 2 e 3 maglie basse. Di nuovo, sempre nello spazio successivo, 1, 2 e 3 maglie basse, spazio successivo, 1, 2, 3 maglie basse, spazio successivo, 1, 2, 3 maglie basse, e continuiamo così fino alla fine del giro. Quindi noi ci ritroveremo qui. Dobbiamo lavorare le 3 maglie basse nel sopra, proprio intorno al corpo di questa maglia alta che oramai è diventata orizzontale, ok? Quindi voi fate così: in ogni spazio farete 3 maglie basse, in ogni spazio, e ci ritroviamo da questa parte qui. Arrivati alla fine del giro, ci agganciamo alla prima maglia bassa entrando con la testa dell'uncinetto proprio dentro, prendiamo il filo in questo modo e lo chiudiamo con una maglia bassissima, e abbiamo fatto il nostro primo effettivo giro. Facciamo il nostro secondo giro, tiriamo su 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3, che equivale a una maglia alta, e una catenella che equivale alla alla catenella di separazione. Saltiamo una maglia di base, quindi attenzione, questa equivale a questa maglia bassa, questa io la salto e vado in quella successiva e faccio una maglia alta, quindi una catenella, salto una maglia di base, vado nella seconda e faccio una maglia alta, una catenella, salto una maglia di base, vado nella seconda e faccio una maglia alta, una catenella, salto una, vado nella seconda e faccio una maglia alta, di nuovo una catenella, ne salto una, vado nella seconda e faccio una maglia alta. Proseguite così fino alla fine del giro. Sono arrivata alla fine del giro, quindi conto 1, ovviamente salto sempre la catenella o la catenella subito dopo la maglia alta, quindi quella che separa, 1, 2, 3, nella terza faccio la maglia bassissima, tiro su 3 catenelle che equivalgono alla prima maglia alta, nello spazio faccio una maglia alta, ecco la mia Gaia che si fa sentire con tutta la sua voce, metto in pausa, forse si sono calmate, forse, bisogna vedere. Allora, dicevo, nello spazio, quindi proprio in questo spazio andiamo a fare una maglia alta, sopra la maglia alta andiamo a fare la maglia alta, quindi nello spazio una maglia alta, sopra la maglia alta facciamo una maglia alta,
ok? E continuiamo in questa maniera per tutto il giro. Una maglia alta nello spazio, una maglia alta sulla maglia alta. Proseguite così e ci ritroviamo qui. Arrivati alla fine del terzo giro, perché questo è il primo, secondo, terzo giro, 1, 2, 3, nella terza catenella di questa maglia alta chiudo il mio giro. Ok, allora tiro su 3 catenelle sempre per la prima maglia alta e questa sarà l'unica maglia non a rilievo perché è impossibile farla, verrebbe comunque male, quindi noi la lasciamo così e portiamo invece a rilievo tutte le altre maglie alte. In questo modo filo sull'uncinetto, entriamo da dietro, passiamo davanti alla maglia alta, riprendiamo il filo e facciamo la maglia alta. Di nuovo filo sull'uncinetto, dietro, avanti, prendo il filo e faccio la mia maglia alta. Di nuovo filo sull'uncinetto, dietro, avanti, prendo il filo, lo tiro su e faccio la maglia alta. 1, 2, 3, 4 e 5. Ricominciano, loro. Ok? E facciamo la nostra maglia alta a rilievo. Tutte le maglie alte andranno lavorate in questo modo. Mettiamo a rilievo la nostra maglia alta. Ve la faccio rivedere con calma, filo sull'uncinetto, passo davanti a questa maglia, prendo il filo e faccio la maglia alta. Facciamo questo per tutto il giro e ci ritroviamo qui. Bene, siamo arrivati alla fine del quarto giro, come vedete questa è l'unica che non va a rilievo e non importa. 1, 2, 3, ci agganciamo come sempre abbiamo fatto sulla terza catenella della prima maglia alta con una maglia bassissima. Allora fate una catenella, rientrate nella stessa maglia alta e fate una maglia bassa. Ok, ora facciamo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo nella costina, vedete, in questa e in questa. Prendiamo il filo, facciamo una maglia alta non completa e teniamo su la maglia, filo sull'uncinetto, entriamo nelle 2 costine della maglia bassa, prendiamo il filo, chiudiamo solo le prime 2 e mi tengo l'altra. Di nuovo filo sull'uncinetto, entriamo nelle 2 costine, prendo il filo e adesso abbiamo 4 asoline sul nostro uncinetto. Chiudiamo tutte e 4 le asoline. Ora guardate bene, qui siamo partiti noi, saltiamo una maglia alta, 2 maglie alte, nella terza andiamo a fare una maglia bassa e ricominciamo da capo. 1, 2, 3, filo sull'uncinetto, nelle 2 costine facciamo una maglia alta non completa, rientriamo, la seconda maglia alta non completa, rientriamo, la terza maglia alta non completa, chiudiamo tutto, contiamo 1, 2 e nella terza facciamo una maglia bassa. Rifacciamo di nuovo 1, 2, 3, entriamo nelle 2 costine e facciamo una maglia alta non completa, la seconda e la terza. Chiudiamo tutto, contiamo 1, 2 e nella terza facciamo una maglia bassa. Di nuovo 1, 2 e 3, ve lo faccio vedere ancora una volta. Nelle costine della maglia bassa, quindi in questa e in questa,
ve lo faccio rivedere un pochino meglio. Allora, questa è la maglia bassa, vedete? E qui è dove praticamente siamo partiti con la maglia bassa, quindi io con il filo sull'uncinetto entrerò sia qui che qui. Poi prendo il filo, lo passo dentro e faccio la maglia alta non completa. Di nuovo entro nelle due costine, maglia alta non completa, e sono 2, devo farlo per 3 volte. Quando sono alla terza, filo sull'uncinetto, chiudo tutto, salto 2 maglie alte, nella terza faccio una maglia bassa e continuo così fino alla fine del giro. Siamo alla fine del giro, quindi io faccio le mie 3 catenelle, poi entro e faccio la mia prima, la seconda, la terza, chiudo tutto, scusate, avevo dei pelini sulla mano. Ok, e combinazione io mi ritrovo con 2 il giusto spazio per potermi andare ad agganciare qui nella maglia bassa, ok, che è questa. Allora, se voi, quindi io cosa faccio? Mi aggancio e concludo il mio giro con una maglia bassissima. Ok, se voi invece arrivate e avete solo una maglia alta qui, esempio, perché ovviamente voi potete aver iniziato con, non so, io ho iniziato con tot catenelle, voi con altre, quindi magari voi vi ritrovate a questo punto, aspettate che ricomincio così almeno facciamo una simulazione. Allora, voi siete qui, ecco, faccio finta di essere qui, ok? E avete solo una maglia, non importa, fate comunque lo stesso lavoro, ok? Io dico ne avete una, se ne avete 3 fate la stessa cosa, ok? Cioè, voglio dirvi, cercate comunque di concludere il giro in un modo o nell'altro. Adesso sto scucendo tutto, così torniamo indietro a mo' di gambero. Cioè, dovete comunque chiudere il giro. Non vi preoccupate se in questo giro, che è il primo giro che noi facciamo, guardate cosa sto combinando, il primo giro che facciamo con i petali, se vi ritrovate con una maglia in più o in meno, perché con questo poi si mette a posto. Quindi io mi rifaccio la mia maglia, che per mostrarvela, no, ho disfatto praticamente sia questo che quasi anche l'altra. Ok, benissimo. Adesso quindi ci agganciamo in un modo o nell'altro, andiamo ad agganciarci nella prima maglia bassa che abbiamo fatto, che è questa, con una maglia bassissima. Ora cerchiamo di andare, vi mostro un pochino meglio, aspettatemi, ok. Allora, vedete che questa maglia ha questa catenella, vedete? Questa catenella formata da 3 catenelle, questa diciamo, questo ponte formato da 3 catenelle. Noi dobbiamo andare qui, quindi noi siamo qui, dobbiamo passare in mezzo al nostro ponte e facciamo diciamo, una maglia bassissima, ok? Poi a questo punto facciamo una maglia bassa. Allora guardatemi, io ho fatto una maglia bassissima, adesso per chiuderla ovviamente faccio un'altra maglia bassissima, rientro un'altra volta e faccio una maglia bassa, ok? Ve la mostro di nuovo. Allora, io sono entrata nel ponte facendo, aspettate, torno proprio indietro, guardate. Allora, entro nel ponte qui. Sono in centro? No. Entro nel ponte, prendo il filo e lo inserisco direttamente nell'asolina. Adesso lo prendo da sopra e lo inserisco di nuovo nell'asolina. Rientro nel ponte e faccio la maglia bassa.
ok? Quindi si ricomincia da capo con 3 catenelle, entro, 1, 2, 3 maglie alte incomplete che vado a chiudere, e questa volta vado nel ponte proprio qui e faccio la maglia bassa, ok? Quindi di nuovo, aspettate che mi allontano, ok, se no vi faccio storcere gli occhi. 1, 2 e 3, 1, 2, 3 e vado a bloccarmi sul ponte delle 3 catenelle del giro precedente. Vedete proprio questo qua, qui, così. Di nuovo 3 catenelle, entro nel lato della maglia prendendo tutte e due le parti che vi ho già mostrato nel giro precedente, quindi 1, 2 e 3, chiudo tutto insieme, blocco e vado a fissare la mia maglia bassa nel ponte delle 3 catenelle del giro successivo. Ve lo faccio vedere ancora una volta. Entro qui di lato e diventa 1, 2 e 3 maglie alte incomplete che chiudo tutto insieme e blocco. Vado nel ponte di 3 catenelle e faccio la mia maglia bassa. Devo fare questo per tutto il giro e ci ritroviamo dopo. Qua siamo alla fine del sesto giro, se non vado errato. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, settimo giro, la fine del settimo giro, perché qui ce n'è già uno, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ma non ha importanza, sappiamo dove siamo, quindi ok. Allora praticamente io ho fatto l'ultimo ventaglietto, io a volte lo chiamo in un modo, a volte nell'altro, acciderbola. Allora praticamente mi inserisco nella maglia bassa del giro iniziale, vedete proprio qui sotto nella maglia bassa, e faccio una maglia bassissima. Allora questa è la parte, è una parte molto importante. Prendete magari un qualsiasi cosa per poter tipo non so, io prenderò un segnapunto, ecco, un fermapunto, come lo chiamate voi, anche una spilla da balia, va bene, quello che desiderate. Io anzi la vado a prendere. Eccomi, allora ogni volta che abbiamo finito il secondo giro di ventaglietti, petalini, come li vogliamo chiamare, dobbiamo fare questo, dobbiamo aumentare, quindi è qui che noi lo faremo. Tiriamo su innanzitutto 3 catenelle che sono la nostra maglia alta e poi dobbiamo fare 2 catenelle per andare ad agganciarci qui, e quindi con una maglia alta, quindi filo sull'uncinetto, andiamo nella maglia bassa proprio sotto il ventaglio qui, nella maglia bassa o sotto il petalo, chiamiamolo petalo, mi piace di più, e facciamo la nostra maglia alta. Di nuovo 2 catenelle, entriamo nella maglia bassa del petalo successivo e facciamo una maglia alta. 2 catenelle, entriamo nel ventaglio, nella maglia bassa successiva, subito dopo il petalo, con una maglia alta, 2 catenelle e andiamo a fare la maglia alta. Allora, a questo punto, attenzione, io per, questa è una maglia mignon, quindi io per la mia maglia ogni 10 archetti ho fatto un aumento. Ora,
più o meno si svolge sempre così, quindi io proverò a fare la stessa cosa anche con questo piccolino e vediamo se mi gira bene, ok? Quindi voi, io non so che misura state facendo, se state facendo la misura che ho fatto io, quindi la mia è una 42-44, ho fatto una 44 piuttosto aderente, direi, e la volevo proprio così. Difatti l'ho disfatta 2 volte, ve la dico tutta, perché io la volevo proprio che mi calzasse molto molto bene. E quindi diciamo è tra una 42 e una 44 e ho fatto ogni 10 archetti ho fatto un aumento in questo modo, quindi io ne ho 1 2 3 4, proseguo fino a farne 5, quindi 2 catenelle, entro nella maglia bassa del giro successivo e faccio la maglia alta e continuo. Voglio proprio vedere se anche facendo misure piccole vale sempre il 10% dell'aumento. Allora vediamo 1 2 3 4 5 6 7 8, ancora una, entro qui, questa è la nona, e nella decima faccio, anziché 2 catenelle ne faccio 3. Faccio la stessa cosa, entro qui e segno con il segnapunto che qui ho fatto, perché altrimenti contarle così tutte le volte devo tornare indietro. Io mi metto il segnapunto così so che qui ho fatto l'aumento e proseguo, quindi 2 catenelle, entro e faccio la maglia alta, 2 catenelle, entro qui e faccio la mia maglia alta, di nuovo maglia alta, di nuovo 2 catenelle, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, 1 2 3 4 5, ne ho ancora 4 da fare, 2 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Ok, proviamo, forse ci siamo. Mi vuoi scappare te? Ok. Vedete che è più facile da contare 1 2 3 4 5 6 7 8. Questa non mi piace. Certo io ne ho poche, quindi 8. Facciamo ancora la nona. Ok, e la decima faccio 3 catenelle. Perfetto, sposto. Quando devo fare tanto il giro successivo me ne accorgo che ce n'è di più e quindi lavorerò di conseguenza. Quindi faccio la stessa cosa, ne faccio 9 con 2 catenelle e la decima farò 3 catenelle e proseguiamo così per tutto il giro. Per voi è valido quello. Io adesso voglio vedere se con una misura piccola è sempre valido questo metodo di aumento, e se non è valido almeno lo scopriamo insieme, ma secondo me vale sempre il 10% di aumento piano piano, cioè bisogna aumentare lentamente per poter andare, per poter dare una grazia nell'aumento, altrimenti diventa tipo mantella. Ok? Quindi procediamo, facciamo in questo modo, quindi adesso voi farete 2 catenelle e una maglia alta proprio nella maglia bassa del giro precedente. Nel decimo archetto, diciamo così, anziché fare 2 catenelle, ne farete 3. Ok, ci vediamo alla fine del giro. Ecco, come vedete, io ho fatto poi in tutto 3 aumenti, perché ovviamente questo qui per una bimba di quanto? Non lo so, penso un 2 anni, penso una bimba di 2 anni, non di più. Comunque ho fatto solo 3 aumenti. Dopo il terzo aumento io ho solamente 2 ponti, vedete? Ne ho solo 2. Basta, io faccio le 2 catenelle, se ne avete 3, ne avete 4, non importa quanti ne avete, se non sono 9 non potete aumentare. Ok, quindi dovete chiudere il giro e andiamo a cercare 1 2 la terza catenella, vedete,
la terza catenella. Nella terza catenella inserite la testa dell'uncinetto, prendete il filo e chiudete con una maglia bassissima. Allora, praticamente il metodo che sto utilizzando di aumenti è perfetto anche per le taglie più piccole e quindi va bene per qualsiasi taglia. Voi aumenterete sempre ogni volta che arriverete a questo giro in questo modo, quindi fate 9 archetti con 2 catenelle, il decimo con 3 catenelle e andate avanti così nell'aumento ogni volta che vi ritroverete qui, qualsiasi sia la taglia. Ok, detto questo andiamo col giro successivo. Allora, siamo qui sopra la maglia alta. Ok, io non posso entrare e fare una maglia bassa perché mi verrebbe male e si scucirebbe, quindi io prima blocco questa maglia come abbiamo fatto l'altra volta, quindi io prendo il filo e la faccio passare nell'asolina. A questo punto rientro e faccio la maglia bassa. Nello spazio di 2 catenelle faccio 2 maglie basse. Sopra la maglia alta faccio una maglia bassa. Quindi cosa succede? Che adesso ogni archetto di 2 catenelle avrà nello spazio avrete 2 maglie basse. Sulla maglia alta ne abbiamo una e continuiamo così fino a che non troviamo l'archetto con 3 catenelle, dove faremo questa volta su quelle 3 catenelle noi faremo 3 maglie basse. Se non lo notate, quando andate avanti, se non notate dove ci sono le 3 catenelle, semplicemente contate. Adesso vi mostro. Qui ce ne sono 2. Perché bisognerebbe mettere ad ogni aumento un qualsiasi tipo di segnale, no? Tipo un segnapunti, una spilla da baglia, per non stare a contare tutte le volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questa è la nona e difatti vedete che la decima lo notate? 1, 2, 3. Sono 3 ed è qui che noi andiamo a fare le 3 maglie basse. Ripeto, se per voi non è chiaro dove c'è l'archetto con 3 catenelle, lo contate, però se fate caso, quando arrivate alle 3 catenelle, eccolo qua, lo vedete, cioè non vi può scappare, però fate attenzione perché dove ci sono le 3 catenelle, quindi piuttosto se non siete sicure contate, quindi qui ho fatto l'aumento, voi metterete il segnapunto così siete sicuri che qui avete fatto le 3 catenelle, contate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nella decima, ma si vede che è più grande. Vedete, lo vedete anche a occhio, questa è da 2, questa è da 3, questa è da 2. È qui che voi dovete fare le 3 maglie basse. Quindi noi si procede. In ogni archetto facciamo le 2 maglie basse. Sulla maglia alta facciamo la maglia bassa e di nuovo 2 maglie basse nello spazio, una maglia bassa sulla maglia alta, 2 maglie basse nello spazio, una maglia bassa sulla maglia alta, 1 e 2 e 1 sulla maglia alta, 1 e 2 e 1 sulla maglia alta, 1 e 2 e 1 sulla maglia alta, 1 e 2, 1 sulla maglia alta, 1 e 2 e 1 sulla maglia alta, 1 e 2 e 1 sulla maglia alta. Eccolo qua, qui sono 3. Controllo, qui ho fatto l'aumento, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e nella decima, come vedete, andiamo a fare 2, 3 maglie basse e una
sulla maglia alta. Ok, quindi ragazze, adesso continuate così come io appunto vi ho mostrato e ci troviamo alla fine del giro. Se volete potete mettere un segnapunto, così almeno non dovete contare le maglie. Io qui ho aumentato e so che per 9 spazi farò solo 2 maglie basse all'interno e una maglia bassa sopra la maglia alta. Nella decima me ne accorgerò, ed eccola qua, questa è la decima, qui dovrò fare 3 maglie basse e sempre uno sulla maglia alta. Ci vediamo alla fine del giro. Sono arrivata alla fine del giro e chiudo il mio giro inserendomi nella prima maglia bassa con una maglia bassissima. Io ho finito il mio giro. Allora, come vedete, anche con una taglia piccolissima, ripeto, questa davvero sarà per una bambina di 2 anni, più o meno una bimba di 2 anni. Come aumenti è perfetto perché lei piano piano aumenta senza però esagerare, ok? Senza avere quell'arco troppo ampio che invece va bene per una mantella. Procediamo col giro successivo. Ok, tiriamo su 3 catenelle, una catenella che serve come distanziale, saltiamo una maglia bassa sottostante, nella seconda andiamo a fare una maglia alta. Di nuovo una catenella, ne saltiamo una e andiamo a fare una maglia alta. Una catenella, ne saltiamo una e andiamo a fare una maglia alta. Una catenella, saltiamo una e andiamo a fare nella seconda una maglia alta. Una catenella, saltiamo una, nella seconda andiamo a fare una maglia alta. Facciamo tutto questo per tutto il giro e ci ritroviamo qui. Eccoci arrivati alla fine del giro, noi contiamo la terza catenella e andiamo a chiudere con una maglia bassissima e abbiamo completato anche questo giro. Ora vi faccio vedere dove siamo e cosa dovete fare per continuare, perché è inutile che che lo rifacciamo insieme perché l'abbiamo già fatto. Allora, praticamente, guardate bene, noi siamo in questo punto qui, praticamente siamo qui. Adesso andiamo a fare in ogni, praticamente ripetiamo questo giro, quindi una maglia alta sulla maglia alta, una maglia alta nello spazio di una catenella, una maglia alta sulla maglia alta e il giro successivo sarà tutto così. Chiudete il giro come sempre facciamo con una maglia bassissima, quindi avremo fatto questo giro. Quindi voi semplicemente dovete partire dal momento in cui io vi sto lasciando, cioè dagli archetti, questo, praticamente questo giro qui. Se non riuscite a seguire il disegno che io ho creato, quindi diciamo questo schema, se non riuscite a seguirlo da sola, tornate indietro quando proprio a questo punto dove abbiamo fatto questi archetti farete le maglie alte, successivamente ci saranno da fare le maglie alte a rilievo e poi iniziamo a fare le nostre onde, ok? Le nostre onde, quindi faremo le ondine, proseguiremo dopo le onde, faremo gli archi con le 2 catenelle per 9 volte e 3 catenelle per la terza volta, poi le maglie basse e via dicendo, ok? Quindi praticamente la sequenza ora ve l'ho mostrata, la sequenza è questa. Adesso bisogna andare avanti continuando a fare gli aumenti dove io vi ho mostrato che vanno fatti, che sono esattamente qui, ok? Ve ne ho già parlato anche prima, quindi basta semplicemente tornare indietro col video e voi aumenterete gradualmente fino ad arrivare all'ampiezza giusta delle vostre spalle e continuerete fino ad arrivare sotto le ascelle. Ora io lascio questa parte
piccolina, che tra l'altro mi piace tantissimo, è graziosissima, e che non ho una bimba alla quale dedicare questo pezzo, altrimenti continuerei. Quindi questo pezzo io lo disferò, e, e adesso prendiamo l'originale in modo tale da farvi vedere fino a dove dovete arrivare andando avanti. In questo modo voi riuscirete a fare qualsiasi taglia. Dico qualsiasi, quindi dalla taglia piccolissima come vedete fino a una taglia molto molto grande, ok? E l'unica cosa che voi dovete fare adesso è andare avanti fino ad arrivare sotto le ascelle, e di questo ne abbiamo parlato anche nel precedente progetto, che è nuvola, la maglia nuvola. Proprio subito prima questo progetto ho fatto la maglia nuvola e vi ho spiegato dettagliatamente come arrivare fino, come chiudere, diciamo, le maniche. Ma per non farvi riguardare l'altro tutorial, diciamo che ve lo mostro proprio sull'originale, senza essere molto dettagliata come ho fatto con nuvola. Eventualmente mi guardate l'altro video, ma penso che anche solo con pochi dettagli, chi ha già fatto nuvola saprà già come fare. Chi non l'ha fatto, anche con pochi dettagli riuscite comunque ad andare avanti. Nel caso contrario, in cui le spiegazioni che vedrete adesso non vi basteranno, nessun problema, non vi preoccupate, perché c'è l'altro tutorial dove vi spiega esattamente come fare. Ma penso che, come ve l'ho spiegato qui, dovrebbe, uso il condizionale perché ovviamente devo arrivare a tutte, quindi alcune sono magari più avanti, alcune no, e quindi io ci terrei che anche chi non è molto avanti che riesca a seguire questo tutorial, e me lo farete poi sapere, ok? Adesso vi faccio vedere fin dove dovete arrivare. A questo punto siamo arrivati a, vedete, io l'ho provato, quindi io ho visto che va bene come misura, quindi voi dovete provarlo se non avete un manichino, ma io preferisco sempre provarlo su di me. Io l'ho provato e ho visto che praticamente dalla spalla all'ascella questa è l'altezza giusta, quindi praticamente mi sono fermata. E cosa ho fatto? Ho fatto la stessa cosa che vi ho mostrato per la maglia nuvola, quindi io adesso ve lo spiego molto velocemente, ok? Vi spiego come fare molto velocemente, ma la spiegazione più precisa la trovate nel progetto La maglia nuvola. Quindi praticamente voi andate sempre sul mio canale, basta inserire maglia nuvola e viene fuori il progetto, e su quello c'è una spiegazione molto dettagliata di come io faccio per dividere le maniche e poi proseguire sul corpo, ok? Detto questo, vi ricordo di non proseguire finché non lo provate, perché se non lo provate non potete, rischiate grosso, perché dovete vedere innanzitutto quante maglie vi occorrono per la dimensione della vostra manica, ed è fondamentale provarlo, perché io posso avere un braccio, voi averne un altro. È fondamentale provarlo, e magari potete sbagliare, perché se siete troppo in alto quindi non va bene, vi ritrovate con una manica troppo aderente all'ascella e quindi è scomoda. Quindi provatelo, mi raccomando. Ora lo stendo sul tavolo e cerco di spiegarvelo in modo molto molto veloce, proprio per, visto e considerato che l'ho spiegato molto dettagliatamente nella maglia nuvola. Allora, come dicevo, l'ho steso appunto sul tavolo in modo tale da mostrarvi proprio come dovete tenerlo. Innanzitutto dovete contare quante maglie avete. Ok, io in totale ne ho 228, quindi quando avete il totale delle maglie le dividete per 2, quindi io ne ho 114 per il dietro e 114 per il davanti. Diviso per 2 le maglie, voi andate a fermarlo con un segnapunti sia da una parte che dall'altra, ok? Per lasciare la parte proprio centrale dove noi ci uniamo, noi cosa facciamo? Vedete? Questa è praticamente la parte centrale, così io la lascio dietro, questa parte qua, dove io praticamente unisco ogni giro, ok? Per centrarlo, io che cosa faccio? Dicevo, cosa faccio? Io praticamente metto questo in centro e so che di avere 114 maglie,
sopra e 114 sotto. La metà di 114 per avere il centro per me sono 57. Ok, quindi io cosa faccio? A partire dal mio centro, per tenere questo, se uno vuole tenere in centro la parte di unione, ok? A partire dal centro conto 57 e mi vado e mi vado a fissare il mio punto, quindi correggo il tiro, ok? Mi vado a fissare il punto, quindi ho 57 maglie da questa parte e ovviamente avrò 57 maglie dall'altra. Segnato quindi il nostro punto e abbiamo la parte centrale di unione esattamente al centro, che ripeto, potete anche non fare tutto questo discorso, però se volete l'unione al centro dovete farlo. A questo punto dovete vedere quante maglie vi occorrono per la manica. L'unico modo per verificarlo, io ne ho messe 46, ecco, per dirvi. L'unico modo per verificarlo è provarlo e vedere che apertura volete dare alla vostra manica e lo bloccate. Bloccate anche da questa parte, così almeno siete sicure di aver ferma la vostra manica e sappiamo che qui è il nostro lavoro che dovremo andare a continuare per il nostro corpo. Ora, sempre sul video della maglia nuvola, vi mostro come fare a allargare la parte per chi ha un seno più prosperoso. Ok, quindi andate a vedere quella parte, ripeto, essendo identica il tipo di creazione, cioè il tipo più che altro di lavorazione, è inutile che ve la sto a far rivedere di nuovo qui. Quindi chi ha già fatto nuvola sa già come deve fare, chi ancora non l'ha fatto nuvola, è la prima volta che si trova sul mio canale, consiglio di andarlo a vedere perché proprio vi dico come fare per dare praticamente spessore proprio sotto l'ascella. Per quanto mi riguarda invece non metterò lo spessore e quindi io lavorerò adesso, da adesso in poi, in questo, proprio faccio avanti e indietro su questo punto, ok? E vi mostro come farò. Bene, io invece, visto e considerato che qui, come per nuvola, io non devo fare aumenti, quindi per chi non deve fare aumenti può seguire me. Chi deve farli deve prima procedere, come ripeto, guardando quella piccola parte, quel piccolo pezzo del tutorial nuvola. Quindi noi stiamo facendo i punti di incanto d'onda. Quindi dobbiamo semplicemente continuare con la stessa lavorazione. Quindi io vado a riprendere il mio punto alto. Ovviamente questo punto, io qui sono al punto in cui devo fare la maglia a rilievo. Il primo punto non viene mai fatto a rilievo proprio perché sarebbe impossibile, verrebbe comunque malissimo. Quindi io mi sono fermata con le maglie alte, a questo punto mi tocca fare la maglia a rilievo e quindi io ho già sbagliato, devo mettere a rilievo il punto alto e io metterò a rilievo il mio punto alto. Come praticamente io sto lavorando come se non fosse mai, non avessi fatto nessun tipo di variazione, ok? Quindi io continuo semplicemente a creare il mio incanto d'onda, continuo con lo stesso punto. Andiamo avanti fino qui ad arrivare all'ascella e vi mostro come chiudere. Ecco, io praticamente, vedete, sono arrivata proprio sotto l'ascella dove c'è il mio punto. Io cosa faccio? Ovviamente non diventa un punto a rilievo, ma io prendo il filo, entro dove c'è il mio segnapunto, entro anche dalla parte opposta, ok? Dalla parte opposta e faccio la mia maglia alta. Semplicemente una maglia alta. In questo modo io ho chiuso le due parti. Mi giro e continuo con la lavorazione a rilievo, ok? Come se nulla fosse successo. Così. Tutto qui. E qui viene praticamente la chiusura della nostra manica. Quindi che cosa avviene? Scusate che blocco questo. Io adesso andrò avanti
a lavorare il mio punto in canto d'onda, ok? Vado avanti e faccio, chiuderò ovviamente sempre nello stesso punto come abbiamo fatto fino adesso, poi dopo il punto a rilievo inizio a fare il punto d'onda, quindi praticamente io proseguo praticamente con lo stesso schema che ho fatto finora, ma lavorerò solo esclusivamente nella parte del corpo, quindi da qui a qui. Io non ho aumenti e di conseguenza girerò semplicemente in tondo, bloccandolo ogni giro, bloccando ogni giro, fermandomi dove sempre mi sono fermata, quindi nella parte centrale. Detto questo, chi invece qui ha dei punti in più semplicemente lavorerà i punti in più, e per questa parte ve lo ribadisco nuovamente, andate mi raccomando a vedere la maglia nuvola d'amba, chiedo scusa, la maglia nuvola, e nello stesso punto vi spiego dettagliatamente come fare. Ora semplicemente andiamo avanti per la lunghezza che noi vogliamo. Preciso una cosa: se volete che la maglia abbia la forma dei vostri fianchi, quindi volete stringere, voi fate il contrario di quando noi facciamo gli aumenti, ok? Quindi praticamente riducete anziché aumentare. Gli aumenti vi ho già fatto vedere come farli, di conseguenza riducete anziché aumentare. Nello stesso modo in cui aumentiamo, noi riduciamo, quindi togliamo una maglia. Per poi magari aprire di nuovo, cioè se voi volete che si riapra verso i fianchi, cioè che abbia una forma ad anfora, in poche parole, ok? Per farmi capire, verso i fianchi, fatto la parte diciamo, della parte più stretta dei nostri fianchi, potete poi allargare aumentando come io vi ho mostrato nella parte proprio nella prima parte del tutorial. Benissimo. Se invece andate dritto, io farò così, io praticamente vado dritto, semplicemente voi continuate a lavorare il punto in canto d'onda fino alla misura, alla lunghezza che desiderate. Potete fare anche un vestitino, perché no? Potete farlo lungo quanto volete, potete farlo corto, potrete farlo per una bambina, insomma, potete giocare con le misure che voi desiderate. L'importante ora è andare avanti solo in questa parte. Io ora continuo a lavorare fino a che non arrivo alla misura che per me va bene, e poi vi mostro cosa farò poi in seguito. Buon lavoro! Bene, quando siamo arrivati alla lunghezza che desideriamo, ci fermiamo, quindi stoppiamo, quindi tagliamo il nostro filo e ci fermiamo. Io mi sono fermata, l'ho misurato ovviamente, l'ho misurato e mi sono fermata alla lunghezza che mi serviva. Ora ho fatto una striscia, e praticamente la stessa cosa che ho fatto per lo scollo, quindi voi se non vi ricordate come abbiamo fatto basta solo riprendere dall'inizio, ok? Ho fatto una striscia che ovviamente è più lunga di quello che in realtà mi serve, non ovviamente, l'ho fatta più lunga perché sono andata ad occhio e dopo scucirò quello che non mi serve. E mi tengo ovviamente il filo, vedete? Non faccio ancora nulla, nel senso non cucio, anche perché dovrò disfare sicuramente, e tengo un marcapunto per fare in modo che non si sfili. Quindi io cosa farò? Inizierò in questo modo. Parto dal centro del mio lavoro, magari mettendoci nella parte dritta, e vi mostro come fare per collegare questa unione di onde, chiamiamola così, questa unione di onde alla nostra maglia. Quindi prendiamo un filo a nuovo, entriamo nella prima maglia che ci va. Io parto quasi praticamente, anzi senza quasi, sono proprio in centro, quindi fisso bene prima il mio filo, rientro dentro e faccio una maglia bassa, poi faccio 2 catenelle,
prendo, vedete qui dove c'è la, diciamo, la maglia alta che è formata poi da 3 catenelle, entro decisamente dentro, faccio una maglia bassa, 2 catenelle, salto una maglia alta, nella seconda maglia alta faccio una maglia bassa, riprendo con 2 catenelle, vado nell'archetto successivo, quello delle 3 catenelle, e faccio una maglia bassa, 2 catenelle, salto una maglia alta, vado nella seconda e faccio una maglia bassa, 2 catenelle, vado nell'archetto successivo a quello appena lavorato, maglia bassa, 2 catenelle, salto una maglia alta, vado nella seconda e faccio una maglia bassa, 2 catenelle, nell'archetto successivo una maglia bassa, 2 catenelle, saltiamo una maglia, nella seconda una maglia bassa. Bene, vi ho fatto vedere come aggancio questa unione di onde, ok, alla mia maglia nuvola. Sì, vabbè, ho nuvola in mente perché sono appena entrata nel gruppo, ho visto tante di quelle meravigliose maglie nuvola che adesso ormai nella mia mente è rimasto fissato nuvola. Questo invece è incanto d'onda, ovviamente. Ecco, quindi andiamo avanti in questo modo e per tutto il giro dobbiamo fare così. Una cosa, quando arriviamo qui ci ritroviamo perché vi mostro cosa dobbiamo fare, ok? Per unire, d'accordo? Quindi proseguite come vi ho appena mostrato e ci vediamo alla fine del giro. Ora, vi prego di fare attenzione a questo punto. Come vedete io ho esagerato, ok? Ho fatto un pezzo in più. Allora, quando voi arrivate a questo punto, cioè vedete che a me serve ancora una coppia di onde per arrivare a collegarmi qui, vedete? Una coppia di onde. Quindi io so che adesso devo disfare compresa quella che mi serve. Quindi io ho lasciato, vedete, il filo dall'altra parte aperto, quindi non avevo chiuso il lavoro proprio perché sapevo che ne avevo fatte in più e quindi adesso sono qui a disfare. Tra l'altro ho messo in pausa il filo, vedete, la catenella che mi è servita per fare il collegamento, quindi tenete in pausa la catenella pronta poi per finire, terminare il lavoro e intanto arriviamo, io perlomeno devo disfare perché ne avevo fatte in più. Allora, compresa questa. Benissimo, ora dobbiamo collegarci. Adesso ho un po' di fili sparsi. Quindi ci ritroviamo qui. Dobbiamo fare ancora una coppia di onde. Molto bene. Quindi noi facciamo le 3 catenelle, le facciamo insieme. Quindi facciamo 3 catenelle che equivalgono al nostro punto alto. Poi ci agganciamo dalla parte opposta, vi ritroverete sicuramente come me con più fili, però portate pazienza perché ne vale la pena. Ok, mettete in ordine i vostri fili, questo è quello della parte opposta e io mi aggancerò dalla parte opposta, quindi cerco di entrare in questo punto. Se non mi riesce piuttosto entro qui, guarda che è molto più semplice. Questo è un filo morto e non mi serve, invece questo è il mio filo. Prendo il filo e faccio una maglia bassissima e ho collegato la mia maglia alta con la maglia alta del giro, diciamo dell'inizio giro. Filo sull'uncinetto
vado all'interno proprio dei due punti onda e faccio 1, 2, 3, chiudo, blocco, una catenella di separazione e aspettate, ritorniamo in qua. Allora andiamo a vedere il mio bel punto che è questo, entro proprio in mezzo ai punti onda del giro iniziale, faccio una maglia bassa, prendo il filo, rientro invece da dove sono partita, 1, 2, 3, filo sull'uncinetto, chiudo tutto, blocco. Ora aspettate un attimo che devo vedere dove sono. Perfetto, la maglia alta che non la sto vedendo è qui perché ovviamente abbiamo preso con il punto quel punto lì, quindi io faccio, mi collego alla maglia alta, cercatela, è questa, devo collegarmi con la maglia alta che è qui, cercate di entrare, magari usate l'uncino in modo contrario, ma entrate dentro questa maglia, così, presa, maglia bassissima per benissimo, maglia bassissima l'abbiamo fatta praticamente nella maglia alta della prima coppia che abbiamo nell'inizio giro. Ora filo sull'uncinetto e andiamo, proprio questa è la maglia alta di questo giro, andiamo qui a bloccarci. Praticamente noi facciamo l'unione che abbiamo fatto per il collo, la stessa identica unione, ok? E qui che possiamo tagliare il nostro filo. Tagliamo il filo e lo blocchiamo. Bene, ora continuiamo la lavorazione. Poi bisognerà tirar via tutti questi fili. Bene, ci ritroviamo con questa asolina che abbiamo tenuto in pausa e la riprendiamo. Allora vediamo qual è il filo morto, è questo, lo mettiamo qui così non ci disturba. Ora facciamo 2 catenelle, dobbiamo agganciarci in questo archetto come abbiamo fatto fino adesso, maglia bassa, 2 catenelle. Allora vediamo qui, andiamo ad agganciarci a questo punto, vediamo un attimo per fare le cose proprio in centro, è proprio qui in centro, senza fare la maglia bassa perché c'è già, qui è praticamente l'unione. Guardiamo solo che sia ben chiuso. Questa è la maglia alta, adesso con tutti i fili si vede malissimo, io direi proprio di sì. Quindi a questo punto tagliamo il nostro filo. Allora tenete conto di una cosa, poi ve lo mostro, è molto bello come decorazione finale. Non è difficile assolutamente, bisogna solo che mi seguiate un pochino perché anch'io l'ho rifatto praticamente questo giro, l'ho rifatto un po' di volte perché non riuscivo a trovare, guardate come viene bene, ve lo faccio vedere così, non riuscivo a trovare il modo giusto, vedete? Il modo giusto, le catenelle giuste per fare in modo che non si allargasse troppo e non stringesse. Finalmente l'ho trovato. Ho faticato un pochino, ma viene praticamente perfetto. Viene perfetto. Quindi se mi avete seguita proprio seguita proprio in tutti i sensi, riuscirete ad avere un bordo così. Se ritenete invece che sia troppo difficile per voi, allora a questo punto basta semplicemente fare un bordo che più vi piace, ok? Oppure il bordo che ho fatto alla maglia nuvola. Però se vi riesce a fare questo, io lo trovo veramente
delizioso, che poi è facilissimo, avete visto, niente di che. La stessa decorazione la farò anche per le maniche e quindi vado subito a farlo. Fate anche voi la stessa cosa per le maniche, riprendendo ovviamente la parte come abbiamo fatto per il sotto. Riprenderemo la parte, adesso sono un po' piena di fili, e ovviamente dobbiamo fare prima la coppia di onde, ok, come abbiamo fatto all'inizio e come abbiamo fatto per il sotto. Quindi facciamo la coppia di onde per la circonferenza che ci serve. Ovviamente fate attenzione che le onde siano uguali sia per una manica che per l'altra, e poi ci agganciamo come abbiamo fatto a questo punto nella parte sotto, ok? Nella parte sotto faccio tutte e due le maniche e vi mostro il risultato. A dopo e buon lavoro. L'ho finito. Allora, come vedete, ho fatto lo stesso lavoro anche sulle maniche e mi piace tantissimo come è venuto. Vi faccio vedere proprio da vicino, così lo vedete bene. Ovviamente ho lo stesso numero di coppie di onde sia da questa parte che da questa, ovviamente, quindi dovete contarle, mi raccomando, devono essere uguali, se no altrimenti una diventa un po' più piccolo dell'altro. Il sotto l'abbiamo fatto insieme, quindi io lo trovo delizioso, ragazze, lo trovo delizioso, lo trovo delizioso. Quindi avete capito che non ho fatto aumenti, cioè sul corpo, in poche parole, io ho continuato a lavorare senza fare aumenti, quindi mi risulta aderente al corpo. L'ho provato ed è perfetto, calza alla perfezione. Quelle onde, quella coppia di onde in fondo con questa rifinitura qui è veramente centrata. Scusate, lo so, sono di parte, però veramente mi piace, ma tanto, tanto, tanto. E cos'altro dirvi? Io spero che non abbiate trovato nessun tipo di difficoltà e che mi farete vedere come verrà fuori la vostra maglia così com'è. Ovviamente voi sceglierete il vostro colore, incanto d'onda, il vostro colore per il vostro incanto d'onda, e magari mi farete vedere come viene. Sul gruppo io vi aspetto. Un abbraccio alle mie amiche di gruppo, lo sapete che vi tengo stretta a me, e, e ci vediamo al prossimo tutorial. Per quanto riguarda invece le amiche di gruppo, ci vediamo nel gruppo. Un abbraccio e grazie di essere state qui con me.